Ciao a tutti ragazzi, io sono Nedilfa e oggi andremo a costruire su Baldur's Gate 3 un chierico. I chierici eccellono negli incantesimi curativi, ma possono eseguire con successo combinazioni di build a distanza e corpo a corpo. Ora andiamo a vedere in questa tabella quali sono i pro e i contro di Baldur's Gate 3 per andare a costruire un ottimo chierico. La miglior scelta di razza per fare un buon chierico sono in primo luogo i Wood Elves, sono gli elfi del bosco. In secondo luogo abbiamo i nani, i Gold Dwarf, e secondo il tuo stile di gioco preferito. Entrambe le razze offrono un piccolo bonus alla saggezza, quindi ti aiuteranno a potenziare l'abilità primaria del chierico. La saggezza. Inoltre vuoi scegliere una classe che compensi la mancanza di buoni incantesimi di danno all'inizio del gioco e investi invece in destrezza o forza. Andiamo a vedere le due razze a confronto. Quindi a questo punto dobbiamo andare a scegliere se vogliamo andare a giocare da vicino, quindi con le armi da mischia, oppure da lontano con armi, quindi non da mischia. Come potete vedere, l'elfo dei boschi ha la destrezza, quindi la gamma delle abilità da lontano. A differenza, il nano dell'oro ha invece più probabilità di riuscire a giocarlo in maniera opportuna con le armi melee, quindi ravvicinate. Con l'utilizzo dell'elfo del bosco possiamo andare a avere il bonus della destrezza e quindi consentire di infliggere più danni con l'arco lungo, che sarà l'arma principale. Come seconda opportunità, o meglio terza in questo caso opportunità, possiamo andare a scegliere la razza degli umani, che possono anche essere presi in considerazione perché ottengono un +1 per ogni punteggio di caratteristica. La loro capacità di adattare e distribuire i punti desiderati li rende un'opzione versatile per quasi tutte le build. Divinità influisce solo su un aspetto del gioco di ruolo, quindi scegli ciò che si adatta al tuo personaggio. Ad esempio, puoi accedere a una speciale opzione di dialogo nascosta con Shadow Heart se scegli Selûne come dio che adori, e quindi io sarò andata a scegliere appunto questo dio, ossia Selûne. Background del nostro personaggio. Questo background influenza principalmente gli aspetti del gioco di ruolo e ti consentono di creare personaggi unici. Se vuoi ottenere il massimo della build dei chierici, dovrebbero scegliere almeno alcune delle seguenti competenze: addestramento di animali, percezione, intuizione, medicina e sopravvivenza. Queste competenze potenziano la tua saggezza, che è la statistica primaria della classe. Puoi anche investire un po' di più nelle competenze bonus di destrezza per concentrarti su danni dell'arco lungo o sulle competenze di forza per beneficiare della tua build da mischia. Tutto dipende dalla tua prima scelta di stile di gioco, come avevamo detto in anticipo. A questo punto, dopo aver scelto la classe, la razza e la sottoclasse e il background, il gioco distribuirà automaticamente le tue abilità nella scheda delle abilità di creazione del personaggio. Le più importanti su cui concentrarti sono le statistiche che forniranno più danni e salute al tuo personaggio: saggezza, costituzione e destrezza per chi gioca a distanza, oppure forza per chi giocherà a corpo a corpo. Teniamo a mente che la saggezza è l'abilità principale del chierico e la statistica più importante che influenza i tuoi incantesimi offensivi, particolarmente utile più avanti nel gioco a livelli più alti del personaggio. Quindi se vogliamo andare a fare un personaggio che combatterà da lontano e quindi avrà l'arco lungo, dovremo andare anche ad aumentare la destrezza. Questa abilità ti aiuterà a infliggere una buona quantità di danni. La costituzione dà al tuo personaggio più punti vita, chiamati HP, che influenzano quanti colpi puoi subire prima di dover usare un incantesimo o una pozione curativa e quanto tempo prima che il tuo personaggio muoia. Tuttavia, per il chierico vogliamo anche una maggiore concentrazione che influenza anche la costituzione, quindi dobbiamo un po' aumentare anche la vita. La forza è preziosa solo se vuoi giocare, come abbiamo già spiegato fino adesso, la razza dei nani d'oro.
Nella costruzione del nostro chierico in questo momento noi andremo a prendere come si chiama? Il dominio della luce. Questo qua ci permetterà di curarci ma andare anche a infliggere molti danni, perché come sapete adesso dovremo andare a livellare e quindi sarà la scelta migliore. Questa scelta ci darà alcuni bonus o trucchetti, vengono chiamati se non sbaglio. Anche la scelta del background di eroe popolare. Questo ci permetterà di ottenere alcuni importanti bonus. Guardiamo questo schema per capire quale bonus andremo ad acquistare in questa maniera. Una volta ben costruito il nostro chierico possiamo entrare in gioco. Adesso vediamo un attimino un po' tutto quello che abbiamo fatto in questo schema riassuntivo, in modo da sapere bene come andare a costruire il nostro chierico, il nostro personaggio, quindi quello che abbiamo scelto per andare a giocare per la prima volta qui su Baldur's Gate 3. Allora, la sottoclasse abbiamo scelto come classe l'elfo, poi la razza l'elfo silvano, che poi sottoclasse ci dava l'elfo di bosco. Questo ci permetterà di andare a utilizzare l'arco lungo, quindi andare a giocare da lontano, e come background eroe popolare, e quindi ci darà la competenza della gestione degli animali e la competenza di sopravvivenza. Le abilità di competenze saranno l'intuizione e le medicine. I trucchetti poi ve li dà già in automatico una volta che abbiamo fatto queste scelte, e gli incantesimi preparati saranno il dardo guidante o infliggi ferite, il comando e la parola di guarigione e il ban o benedizione. Adesso non so come è tradotto, perché qua è un po' tradotto sì, un po' no. Ora vediamo cosa ci attende quando entreremo all'interno del nostro gioco. Allora, adesso che abbiamo costruito il nostro chierico, poi abbiamo fatto la personalizzazione nel nostro personaggio, in questo caso come abbiamo già spiegato si tratta di un elfo del boschi, possiamo iniziare l'avventura. Allora, per quanto riguarda la costruzione della build del chierico ho finito qua le istruzioni, quindi credo di essere stata abbastanza chiara. Se volete un'altra guida su qualche altra specializzazione o classe, chiamatela come volete, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se volete vedere qualche altro video di Baldur's Gate, mi raccomando fatemelo sapere sempre qui sotto, o mettete un mi piace a questo video. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti e alla prossima!